Terrorbane è un gioco comico, prima di tutto. Qui in Italia, molto semplicemente, ci troviamo in un territorio che non ha mai pensato di sfruttare questo come mercato. Voi non dovete chiedervi come fare quello che i vostri eroi hanno fatto. Voi dovete fare ciò che sentite importante adesso. Però comunque è il primo metodo di apprendimento che ha un designer per capire come si fanno i giochi o comunque per capire neanche la storia e come sono stati fatti in passato, eccetera. È sempre molto figo sentire varie opinioni. Passiamo alla prossima sezione del podcast, che è quella fondamentalmente riguardante l'indie, Beat9 Studios, il tuo prossimo gioco. Inizio, dato che siamo anche un po' in anticipo, se vuoi presentaci per chi non lo conoscesse Terrorbane, perché abbiamo annunciato all'inizio lato premi Best Italian Game, però magari c'è qualcuno che non lo conosce e lato design, se vuoi fare un'introduzione volentieri, insomma. Molto bene, allora, Terrorbane è un gioco comico, prima di tutto, perché nella mia natura di italiano, venuto su con la Jalapas, la prima voce che mi è venuta in mente di dare al mio narrare è stata una voce comica. E, in parole povere, la premessa, la sinossi di Terrorbane è questa. Tu sei un giocatore seduto al tuo tavolo e sei te stesso che gioca a questo gioco. Quando lo avvii per la prima volta, ti si para davanti uno sviluppatore di videogiochi che ritiene che il gioco che stai per giocare, che lui, guarda caso, ha creato, è il migliore mai realizzato. E ovviamente non funziona niente, ma proprio nulla, si rompe in ogni modo possibile e immaginabile. Compito del giocatore è riuscire ad arrivare alla fine nonostante e anzi sfruttando questi errori a suo vantaggio per rompere il gioco fino ai titoli di coda. E quindi il titolo, la cui T appunto è in realtà muta come Django, è Terrorbane fondamentalmente. E si usano gli errori, i bug come metodo principale di gameplay. Ho un sacco di considerazioni da fare sul gioco, ma mi fermo qui. Ti chiedo direttamente la prima domanda super spicy, potremmo dire, che è quali sono state le maggiori difficoltà da un punto di vista di development, se vuoi, ma in generale anche per quanto riguarda la pubblicazione e lo sviluppo? Quali problemi, potremmo dire, quali difficoltà pensi che esistano ancora di quelle... Oddio, il mio italiano ce la posso fare. Allora, quali tra le difficoltà che voi avete incontrato nello sviluppo, eccetera, pensi siano tuttora presenti nella scena indie? Allora, questa è una domanda molto complessa, mi prendo un po' di tempo per risponderti, la divido in due parti. Fra le difficoltà che abbiamo avuto nel creare il gioco e le difficoltà che abbiamo scoperto dopo averlo pubblicato, di aver inserito noi il nostro malgrado nel gioco. Ci tengo a dire che Terrorbane è un gioco di cui vado molto orgoglioso, che ha un messaggio ed è ben costruito, ma ha degli errori di design che non lo fanno apprezzare a molte più persone di quello che mi aspettavo. Quindi è un gioco che se sei quel tipo di persona giusta lo ami, se purtroppo non sei quel tipo di persona giusta lo lasci cadere e non arrivi al suo cuore per colpa di errori di design. Quindi qual è stata la difficoltà all'inizio o durante tutto il suo sviluppo? Che Terrorbane è uno Stanley Parable-like, non so se voi avete presente che gioco è Stanley Parable, è un gioco metanarrativo in cui tu hai un narratore presente come personaggio nel gioco che ti segue ogni cosa che fai, commenta. E quindi lo sviluppatore del nostro gioco ha la stessa funzione. Tutte le cose che fai hanno un effetto su chi ti sta guardando, e chi ti sta guardando è un personaggio scriptato che abbiamo creato noi. E questa interazione già è molto particolare. Però, per via di questa sua natura metanarrativa, il gioco esplora tanti generi differenti e questo ci costrinse all'epoca, o meglio, proprio per la natura del gioco, questo è un gioco che non sviluppi e poi amplii. Questo è un gioco che sviluppi e quando hai finito lo risviluppi di nuovo per la prossima sessione da capo, perché
quando cambi di genere in genere, tu hai fatto prima un JRPG, adesso in questa sezione facciamo un racing e lo devi fare da capo. Ed è così che abbiamo costruito un gioco molto unico nel suo genere, molto particolare, però reinventando la ruota ad ogni mercoledì, praticamente. Quindi ci abbiamo messo molto più tempo di quello che sarebbe stato lo sviluppo naturale di un videogioco che parte da un design, metti su i sistemi e poi costruisci su quei sistemi. Io sono comunque contento del risultato perché funziona e ha un messaggio che arriva ai giocatori, quindi sono orgoglioso di quest'opera. Non lo rifarei mai più, a meno che non mi dessero un treno di soldi per Perfetto. rifarlo di nuovo, cosa che non succederà. Quindi questo è stato il principale motivo per cui abbiamo incontrato difficoltà. Era difficile comunicare il nostro gioco perché non si capiva qual era il gameplay, era difficile trovare investimenti, era difficile rispettare i tempi perché ogni volta reinventavamo le cose da capo, incontravamo problemi sempre diversi ad ogni volta che cambiavamo la stanza. Questo però ci ha insegnato tanto, quindi dall'altro lato ci ha insegnato tanto. Sono anche contento di come, nonostante questo problema, quando abbiamo consegnato questo gioco al pubblico, ha retto l'impatto e non si è rotto. Quindi evidentemente avevamo la capacità di destreggiarsi fra queste cose, seppur semplici, però diverse fra di loro. Quindi un plauso ai miei ragazzi, che è il mio team, mio fratello e Luca Spazio, il nostro programmatore. Tra l'altro siete in pochissimi, siete in 3 praticamente? Sì, ok. È stato un lavoro di concerto e di altissimo design, non dal punto di vista che è super difficile, ma proprio perché passavamo ore e ore a immaginare le stanze e a fare in modo che qualsiasi utente non si bloccasse, non trovasse problemi in situazioni sempre molto diverse. E quindi, quali sono stati invece i problemi che abbiamo riscontrato dopo che è uscito? Gli errori sono stati due. Uno è che quando abbiamo iniziato questo progetto era letteralmente quello che facevamo la domenica per divertirci fra di noi e non avevamo nessuna idea che sarebbe piaciuto così tanto e che si sarebbe trasformato in un'azienda, in un prodotto e così via. Quindi alcune delle difficoltà, alcune delle scelte stupide che abbiamo fatto perché era una dimensione differente sono rimaste per tutto lo sviluppo. La principe dei quali è stato dargli un aspetto che non funziona su Steam, che è quello del JRPG. Noi abbiamo detto banalmente Terrorblade si presenta in 2D, in pixel art, sembra un RPG giapponese. Perché? Non perché l'abbiamo fatto con RPG Maker, lo abbiamo fatto con Unity ed è assolutamente simile a giochi molto più grossi di lui. Il problema è stato che noi volevamo emulare quello che uno sviluppatore alle prime armi fa, il primo progetto di uno sviluppatore, e lo abbiamo fatto fino in fondo, tanto Ok. che su Steam appare come un prodotto alle prime armi. Poi quando lo giochi questa cosa va via, però vedendo da un trailer o venendo dalla pagina di Steam dici cos'è sto JRPG con i bug? Mm. Non era quello che noi abbiamo dentro il gioco e quindi promettiamo qualcosa che poi non è, altro problema. Ok. Il nostro è un'avventura alla Stanley Parable e sarebbe stato molto meglio farlo in 3D, sarebbe stato molto meglio farlo, non saprei, non in pixel art JRPG style. Ok. Ti faccio una domanda, scusami. Tu per apparenza intendi anche quindi comunicazione non solo tramite lo stile che avete scelto, ma intendi proprio per come, ad esempio, avete girato il trailer o No, e come avete strutturato proprio la comunicazione o intendi semplicemente appunto il fatto che sia in 2D ci alla RPG possono Maker? essere state ci possono essere state delle ingenuità dalla parte del marketing, ma in realtà il nostro marketing è stato abbastanza efficace. Ok. Il nostro No, era trailer solo per alla Gamescom. capire. No, no, è bene, è una domanda opportuna perché
Il problema nostro è stato proprio questo: pur comunicando il gioco com'era, comunque per via del suo aspetto arrivava un altro messaggio. Ok. Quindi noi potevamo sperticarci a fare i trailer più metanarrativi possibili, immaginabili, più folli, e magari tenevamo anche attenzione. Mi ricordo che la Gamescom del 2021 siamo stati per 2 ore, il nostro trailer è stato più famoso di quello di Elden Ring, che ancora non era uscito, una screenshot ancora salvato nel mio computer. Però poi quando arrivi sulla pagina di Steam, vedi sto JRPG, non lo compri, non lo compri. Questa è stata la difficoltà fondamentale. Ok, perché il discorso quindi visuale è proprio un... Art non style, sembra abbastanza... L'art style non ci permette di la comunicare abbastanza è lo Stanley Parable-like. natura, la natura Ok, del gioco. ok. E quindi per questo pongo il pilastro 2, ritornando in cima a questo intero discorso. Il pilastro 2 è in seconda posizione come arte, proprio perché se quello che vedi non ti comunica la cosa giusta, non premi il pulsante acquista, e il gameplay lo percepisci solo quando l'hai acquistato o provato il gioco. Certo. Quindi è per questo che hanno questa importanza, diciamo, a cascata. Ti posso chiedere, collegandomi a questo discorso comunicazione, eccetera, tu in altre sedi mi dicevi che avete pubblicato con un publisher cinese, correggimi se sbaglio, e che è andato bene in Cina il vostro gioco. Abbastanza. Ok, Abbastanza. secondo te Sì. se lo puoi dire, insomma, immagino non l'aveste preventivato perché prima mi hai detto è nato come un progetto hobbistico e artistico, diciamo, ma poi quando avete capito che avreste pubblicato e che il potenziale mercato era quello, avete cambiato qualcosa per andare incontro e in caso l'altra parte della domanda è anche proprio non conoscendo il mercato cinese, cosa andava incontro nel mercato cinese? Allora, è stata una progressione piuttosto naturale, nel senso, noi siamo partiti come hobbisti, con l'intenzione di vedere se potevamo trasformarlo in un mestiere, perché in realtà il sogno di farlo c'era. Certo. Era le capacità o, o effettivamente come farlo che mancava. Nel tempo poi ci siamo resi conto di avere in mano qualcosa di ottimo, qualcosa che la gente intorno a noi, proprio in Italia, in prima battuta, alle fiere, trovava divertente e eccezionale rispetto a quello che aveva intorno. Questo però si parla del 2016, quindi siamo molto tempo fa in un altro mercato completamente. Quindi da quel momento in poi abbiamo cercato di farlo il più professionalmente possibile. Abbiamo cercato publisher subito, lo abbiamo trovato alla fine di 6 anni di sviluppo, quindi in realtà nel corso del tempo noi abbiamo lavorato e siamo riusciti a trovare un publisher solo quando il gioco era finito, proprio per questa sua difficoltà di comunicarsi correttamente. Molti publisher che lo vedevano non capivano dove stava il gioco. E noi glielo facevamo giocare, dopo lo capivano meglio, però insomma era questa distanza. E a un certo punto è arrivato questo publisher cinese interessatissimo al gioco, contentissimo di questo gioco, soprattutto perché ci aveva visto la Gamescom proprio nel 2021, quando abbiamo avuto quell'exploit lì, e abbiamo fatto questo contratto. Abbiamo sviluppato il gioco ancora per altri 9 mesi, credo. E in quei 9 mesi sì, c'è stato un cambiamento radicale, il principale dei quali è stato che lo sviluppatore ha ricevuto la mia voce, sia in italiano che in inglese. All'inizio il gioco non doveva essere doppiato. Però noi non abbiamo mai adattato il nostro gioco a niente. Questo è un errore, lo ritengo un errore. Non perché non voglio dire compromettete la vostra visione artistica, non è questo che sto cercando di dire, anzi io propongo che il vostro gioco deve dire qualcosa, se no perché lo state facendo. Io dico ascoltate chi vi sta intorno,
accogliete le loro riserve, perché i giocatori non siete voi siete gli sviluppatori. Parte del messaggio di Terrorwin è proprio questo: i giocatori sono l'arbitro fondamentale di quello che state creando. Noi non abbiamo accettato compromessi proprio perché il nostro era un gioco come volevamo farlo, come piaceva a noi. Questo però lo ha in realtà reso meno efficace di quello che poteva essere. I nostri amici cinesi non hanno mai imposto niente, non hanno mai chiesto modifiche particolari, se non cose piccole che servivano per le ISRB o cose che noi non sapevamo, molto banalmente. Le ossa in Cina, per esempio, non si possono mostrare, cose del genere, cose veramente piccole, regionali. Il gioco naturalmente, siccome io consumo troppi anime, aveva un umorismo che piaceva in Asia. E il nostro pubblico maggiore è concentrato in Cina e in Giappone, dove ci conoscono molto meglio che qui. In Italia nessuno, in Europa pochi, in America qualcuno di più, ma sai, l'America è enorme, quindi e in Cina uguale, quindi alla fine non siamo sviluppatori famosi, però abbiamo i nostri numeri in realtà sotto il cofano, e ogni tanto mi trovo qualche streamer giapponese che gioca a Terror bene, non si sa perché, ecco. Avendo vinto Best Italian Game, immagino che un po' di riconoscimento anche in Italia sia arrivato, immagino, cioè spererei. Cioè, Secondo me... vendite, No, certo, immagino che però, o meglio, questa è una mia supposizione, proprio vedendo la dicotomia fra il premio in sé e poi quello che tu mi dici, secondo me c'è anche un po' soprattutto negli anni passati, adesso secondo me sta migliorando probabilmente questa cosa, soprattutto una volta, correggimi se sbaglio, magari c'era un po' più di diffidenza verso i prodotti italiani. E adesso magari stiamo C'è andando un anche- po'... Purtroppo questo stigma c'è anche ora. All'estero non tanto, soprattutto per gli studi grossi in Italia, però ci vedono un po' come un mercato di mercenari a buon prezzo, e che è una cosa, è un peccato, perché la nostra capacità artistica è grande. Cioè, io conosco persone che sono eccezionali, eccellenti, e mi stupisco ogni giorno del perché non riescano ad emergere. Ed è più dovuto al fatto che l'industria in questo momento del videogioco è formata come un monolito e non permette permeabilità dal basso, piuttosto che veramente una mancanza di talento qui in Italia. Anzi, semmai gli studi non riescono mai a superare quegli scogli di inesperienza che sono normali nell'imprenditoria, perché il prodotto medio non è più vendibile. Il prodotto medio è mal sopportato, non si può vedere. Non sto parlando, quando dico prodotto medio, non dico Gollum, non Certo. dico prodotti che non stanno in piedi, dico prodotti che negli anni 2000 comunque avrebbero venduto abbastanza, perché te lo giochi nel fine settimana con gli amici e poi te lo dimentichi, però la copia l'hai venduta. Adesso non è più possibile. Quindi o produci right out of the gate un 10 pieno o un 9 solido, altrimenti non esisti. E questa capacità in Italia è molto difficile da ottenere, quando manca la capacità di formare dal basso persone che siano capaci di esprimere pienamente il loro talento. Che, ripeto, non è che voglia dire che, cioè, proprio quello che voglio dire non è che serve solo il talento per fare un videogioco, serve anche l'esperienza, serve la capacità di formarsi. E tutti i professionisti che stanno là fuori e che fanno giochi AAA li fanno perché hanno opportunità di lavorare in aziende che li fanno lavorare su progetti enormi, giganteschi, e right out of the università. Per esempio, esci dall'università, ti trovi in Ubisoft, esci dall'università, ti trovi in Capcom se sei giapponese. È chiaro che la tua esperienza è
a quel punto la tua formazione vale oro. Qui in Italia è più difficile trovare quel tipo di formazione, quindi è più difficile esprimere prodotti eccellenti e quindi tutto il resto. E all'estero lo sanno, un po' stanno a vedere, un po' comunque investono nei nostri grandi studi cercando di vedere cosa ne esce fuori, e sta tutto a noi riuscire a dargli motivo di continuare ad investire e a formare gli studi. Sì, sono d'accordo con tutto quello che hai detto praticamente. Io prima ovviamente mi riferivo più ai giocatori, perché come hai detto tu, magari c'è più, da un lato c'è più selezione adesso e una volta, ma ancora un po' tuttora, c'è un po' di bias nei confronti dei prodotti italiani, forse. Però questo discorso che dici tu della formazione in generale, dell'accessibilità di questo mondo mi torna abbastanza, anche perché sì, ci sono realtà che comunque formano, divulgano il mio canale YouTube, seguitemi. No, è anche un mondo, cioè ci sono tantissimi fattori secondo me, e lì ovviamente non ci dilunghiamo nel senso che poi si va a parlare di politica, di economia eccetera, però ci sono tantissimi fattori che non solo non permettono la formazione o comunque lo sviluppo, ma vanno contro magari alle aziende, alle start-up, rompono le palle, mi viene da pensare a livello magari fiscale, non c'è nessun tipo di incentivo alla formazione di determinate materie che non sono, a differenza di tipo tutto il resto del mondo, non sono all'interno di un curriculum statale e nonostante siano completamente, insomma, Ormai sdoganate ormai assolutamente sdoganate, non c'è neanche, diciamo, una figura professionale, un inquadramento contrattuale nazionale, se vogliamo, che definisce un game developer, un programmatore, esatto. Cioè, noi siamo metalmeccanici di solito. Cioè, secondo me c'è proprio un'arretratezza strutturale, se vogliamo, senza andare ovviamente nel politico, però c'è proprio un'arretratezza strutturale in Italia che non permette non solo dal basso alle persone di emergere, ma proprio alle occasioni di formarsi, nel senso proprio le aziende, i gruppi di formazione, le aziende, le scuole che vorrebbero formarsi, i corsi, tutte queste realtà che sì, si formano magari a livello diciamo di iniziative, aziende come nel vostro caso con tanto sacrificio dietro, quello però sai, molto spesso chi esce magari da scuole come accademie come quella che ho frequentato io e diciamo ha subito l'opportunità di andare all'estero, ha subito l'opportunità di subito o comunque negli anni ha l'opportunità di andare all'estero, specialmente in professioni più tecniche, ci va purtroppo perché non c'è possibilità in Italia. Ma non voglio fare generalizzazioni, non ne farò. Ci sono tanti fattori che non dipendono solo dall'Italia. In questo momento, come dicevo all'inizio di questa discorso, c'è proprio un momento in questo istante storico in cui l'intrattenimento tutto è in crisi, mancano determinati ruoli proprio in ogni singolo settore, quindi non è tutto solo l'Italia, è proprio un momento storico che non premia l'intrattenimento e l'arte come carriera. Detto ciò, qui in Italia molto semplicemente ci troviamo in un territorio che non ha mai pensato di sfruttare questo come mercato per la propria economia. Molto semplicemente non è una colpa, è una cosa che può scaturire anche solo dall'indole della popolazione. I dati ci confermano che il videogiocatore italiano esiste, però si concentra sui titoli di grande consumo e adora e divora i titoli di grande consumo e non è un grande fruitore del mercato indie o del mercato o della storia del videogioco. E questo è semplicemente l'indole della popolazione e non c'è nessuna colpa nell'amare un videogioco famoso e non per forza giocare tutto il tempo ai giochi indie. Quindi senz'altro è un territorio ostico su cui piantare la propria bandiera.
Però lo stesso si poteva dire della Germania prima degli anni, la Germania degli anni 90, a partire dagli anni 2000, le associazioni di categoria e l'economia e il governo si sono dati come missione quello di creare un terreno fertile per le start-up e si è riusciti. Non è detto che il paese ne voglia fare questa cosa, non è detto che sia giusto fare questa cosa. Io semplicemente dipingo la situazione in cui mi trovo perché sono un tipo che voleva fare videogiochi, sono nato qui. Esatto. E quindi è questo. Ti faccio una domanda che riguarda sempre il discorso publishing, ma anche rapporto con il pubblico. Come avete approcciato per Terrorbrain in particolare e cosa, se si può dire, ovviamente non voglio forzare la mano, cosa pensate di cambiare nel vostro approccio al pitching e al networking o comunque alle fiere, tutto questo mondo fantastico, specialmente per i più introversi. Magico mondo. Allora, io sono da sempre la faccia del gruppo Bit9, quindi è proprio il mio argomento questo. Non sono un grande comunicatore, semplicemente sono narrativo, quindi so raccontare, so parlare. E quindi spingono avanti me perché siamo in tre, qualcuno lo deve fare. Mi piace molto farlo, devo dire la verità. Io penso che nostra capacità di fare pitch sia abbastanza forte, ma che non sia facile, per il mio team in particolare, fare seguire una capacità, una potenza di fuoco sufficiente a stare al passo con le cose che posso dire. E questo naturalmente mi preme dire che nella nostra carriera è sempre stato vero, ma in realtà abbiamo sempre deliberato quello che dicevamo, non siamo venditori di fumo, se no farei un altro mestiere completamente rispetto al narrativo. È solo che appariamo come tali perché siamo in pochi, non abbiamo risorse e quindi nel momento in cui ti racconto il progetto del mio gioco non ho il gioco da farti vedere. Questa è una delle difficoltà che tanti team indie incontrano e invece mi sono reso conto che i publisher sono persone come gli altri, non sono particolarmente più capaci di vedere il futuro di me e quindi emotivamente se devono spendere dei soldi lo preferiscono fare sul prodotto alla mano e questo implica che spesse volte ti lasciano e ti dicono bene, torna quando avrai il videogioco pronto, ma io per farlo ho bisogno dei soldi. Bene, torna quando il videogioco sarà pronto. Perfetto. E quindi c'è questa difficoltà Ok. qui, ma è endemica e penso che sia aggravata dalla situazione attuale. Prima era più facile trovare investimenti anche un po' più alla cieca, ecco, con degli asset posticci e qualche proof of concept si riusciva a trovare. Adesso è più difficile. Adesso credi che anche con una vertical slice giocabile, anche se non è il gioco completo, non si possa trovare o comunque... No, penso che con una vertical slice ben realizzata si possa trovare. certo, Il problema è che fare la vertical slice. livello serve Ok. adesso per chiamare una vertical slice competitiva sul mercato di Steam, perché il livello si alza di giorno in giorno e sappiamo che un publisher vuole competere con quei prodotti per cui la gente ti metterà uno a uno, anche se hai un decimo dei soldi, ok? E quindi se tu fai un roguelike, il tuo roguelike deve essere molto, molto ben polisciato anche a livello di vertical slice, se no non ti prendono sul serio. È questo il fatto. Ok. Penso, è un'opinione, è un'opinione. E per quanto riguarda il rapporto con il pubblico, continuerete, in base anche alla vostra esperienza con Terrorbane, avete trovato, in realtà me ne accennavi in parte prima, avete trovato interessante, figo andare proprio alle fiere, Gamescom, piuttosto che Games Week, Milan Games Week, eccetera, e parlare proprio con la gente e far provare il gioco, immagino. Sì, sì, allora è una parte. Allora, io sono narrativo, bene, quello è il mio lavoro professionale.
sono uno sviluppatore indie, io mi trovo a casa nelle fiere, cioè ogni tanto è stancante andare per giorni in macchina o in aereo e fare il tram tram e ti svegli in albergo e devi andare al caffè e stare in piedi tutto il giorno davanti alla macchinetta a presentare il tuo gioco, a parlare come sto facendo adesso, senza mai fermarsi, senza mai respirare. È bellissimo, io lo trovo una delle parti fondamentali del mio lavoro. Penso che stare in mezzo ai giocatori sia una delle esperienze più profonde per uno sviluppatore, e lo consiglio a tutti perché naturalmente i giocatori sono spesso spietati con la tua creazione, ma questa è una cosa che tu devi imparare e mettere subito da parte, perché sono loro le persone con cui tu stai parlando, sono loro i tuoi interlocutori. Se non gli arriva quello che stai dicendo, lo devi fare diverso, non devi incaponirti. E questa è una cosa che per fortuna a me è sempre venuta abbastanza naturale, probabilmente fa parte della mia personalità e la trovo bellissima. Quindi per me andare alle fiere è fantastico, immergermi in un bagno di nerd per 3 giorni alla Games Week è fondamentale, e ancora meglio andare in Europa o nel mondo. Sono state esperienze fantastiche, però poi torno a casa e mi piace anche fare la fiera del tufello, perché tutto sommato il rapporto con il giocatore è il motivo per cui lo facciamo. E noi siamo in 3, quindi non abbiamo una forza incredibile di radunare folle, anzi spesso siamo silenziosi nel nostro outreach, perché non abbiamo la capacità di mantenere i nostri social attivi, non abbiamo la capacità di coinvolgere le persone nel nostro sviluppo, quindi per anni stiamo in silenzio e magari partecipiamo all'occasionale fiera dove puoi provare il gioco. Però fa parte del mestiere, ed è una cosa molto bella, ed è anche un campo di prova per il gioco, quindi è anche un modo per ottenere feedback e migliorare quello che hai. Quindi lo consiglio a tutti. Figo. E infatti mi collego un attimino al discorso, cioè a come hai detto tu il lavoro del game designer o comunque dello sviluppatore, specialmente indie, anche quello appunto di andare alle fiere, sentire i feedback, eccetera. E tu hai detto una cosa molto molto interessante, che molto spesso, specialmente per chi vuole fare giochi indie o comunque chi è appassionato a questo mondo e vorrebbe un giorno creare la propria creazione, secondo me dovrebbe essere chiaro fin dall'inizio, ovvero i feedback non solo vanno ascoltati, ma correggimi se sbaglio, se tu la vedi in modo differente, bisogna anche ad un certo punto distaccarsi un po' da quello che è la tua creazione, guardarla da fuori e accettare il fatto che te la possano, non dico demolire davanti, però nel senso, magari, come posso dire, guardare con occhio, saper guardare sia con l'occhio dell'artista, il tuo bambino, fondamentalmente come si suol dire, ma anche guardare con saper shiftare in un occhio esterno per poter fare il designer professionalmente e dire ok, questa cosa ci piaceva tanto, era proprio quello che volevamo fare, però non funziona propriamente, quindi è meglio se la cambiamo. Correggimi se sbaglio, se tu la vedi magari in modo un po' diverso, non so. Dici la verità, io dirò solo una piccola cosa in più. Non importa quanto io possa descrivere questa cosa, so che a livello conscio, a livello profondo, non è facile da capire. Perché da un lato vi può sembrare contraddittorio parlare di visione artistica non compromessa e la capacità di cambiare seguendo il pubblico. Sono due cose proprio su due sfere differenti. Se tu hai qualcosa da dire, non significa che lo stai dicendo bene. Capite cosa intendo dire? Io sono un narrativo, ho un messaggio da passare, lo sto raccontando nella maniera efficace, i dialoghi che ho scritto, i personaggi che ho creato, fanno dire al giocatore che cringe, oppure gli fanno dire ok, voglio sentire di più. È quello di cui stiamo ragionando. Quando tu hai una visione artistica per un gioco, non deve passare da come è realizzato, deve passare da quello che serve a dire, secondo me. Quindi non compromettere quello per cui lo stai facendo,
ma assolutamente ascolta chi ti dà consigli per cercare di fare in modo che il tuo messaggio arrivi, che la tua arte arrivi. Quindi se qualcuno vi parla di come fare le cose a livello di asset, che prezzo dare al vostro lavoro, che scope dare al vostro lavoro, perché quella sezione è noiosa o irritante, sarà meglio che gli diate ascolto. Non significa che dobbiate dire di sì come uno yes man a tutti i consigli, la marea di opinioni che vi arriveranno. Dovrete usare la vostra esperienza di game designer per mediare, per trovare, setacciare l'oro in mezzo a tutto il resto. Però se non tenete le orecchie aperte non troverete neanche l'oro, quindi avete perso la partita in partenza. Dovete ascoltare, dovete immergervi in questo mare di opinioni che fanno anche arrabbiare, che sembrano anche, magari vi vengono date nella maniera più sbagliata possibile, offendendovi, cioè può darsi, però dentro c'è sempre il semino di qualcosa che vi rende autori migliori. Quindi sì, ascoltatelo quel semino, perché vi aiuta a mandare anche a quel paese tutte le maraviglie una volta che il vostro gioco sarà così bello che nessuno potrà dire non mi arriva, non è bello, e serve questo percorso per arrivarci. Figo, grazie. Infatti volevo puntare il dito su questa cosa qua perché molto spesso magari c'è questa dicotomia incredibile fra l'artista indie e il professionista freddo, e in realtà molto spesso anche nelle opere migliori ci vuole una combinazione delle due, e non sono due, come hai detto tu, due aspetti completamente slegati e complementari. Vanno insieme. Quindi ti ringrazio per avermi tolto le parole di bocca, averlo spiegato benissimo. Ma va là, grazie. Vado, non vado da nessuna parte. Chiedo alla Però, chat, prima di fare l'ultima macro domanda, che comunque ci prenderà un botto, però prima di fare l'ultima macro domanda, comunque vi invito a rimanere in stream e a prepararvi, anzi a scrivere direttamente già in chat, ragazzi, le domande, se avete delle domande magari per il finale della puntata, se Andrea è disponibile a rispondere, ovviamente, però nel caso scrivetele già, che così le recupero subito in chat quando abbiamo finito di fare quest'ultima, di toccare quest'ultimo punto fondamentalmente. E l'ultimo elemento, l'ultimo punto che vorrei toccare, che è un po' ampio, quindi dimmi tu se c'è qualche parte a cui non hai voglia di rispondere, e soprattutto se, come posso dire, se è un po' too much. Però premetto col dire che comunque questo canale, in generale DevMatter, è fatto sì per divulgare i videogiochi, ma anche per imparare appunto da persone che vengono nel podcast, e molte delle domande che faccio le faccio per un interesse personale per il futuro, e perché servono a me, e ovviamente spero che servano e possano essere interessanti anche per il pubblico, però di fatto le scelgo io, quindi scelgo di chiedere quello che voglio. E quindi l'ultima domanda è, in realtà, cioè non è niente di stratosferico, però semplicemente è che cosa consigli ad aspiranti indie, soprattutto team piccoli, come approcciare questo mondo e farlo in modo da non perdere l'anima, fondamentalmente. E se hai delle considerazioni, perché prima mi sono appuntata in quest'ulteriore domanda che in realtà si lega proprio a tutto questo discorso e a quello che dicevi anche prima sullo stato dell'industria. Vedi una sorta di rinascita dell'indie? Nel senso, io ho visto ultimamente anche sui social sentir parlare appunto di profezie o comunque analisi che parlano di una sorta di rinascita del videogioco indie e di un interesse che potrebbe aumentare esponenzialmente, fondamentalmente nei prossimi tempi, ma c'è anche la parte di industria che si volge molto verso l'IA,
e quindi ti chiedo come vedi, ti chiedo appunto qual è un consiglio che daresti appunto ad aspiranti game dev team indie proprio, puramente indie, che come voi puntano a fare appunto opere artistiche o comunque a essere sia commercialmente viabili ma anche a mantenere una certa creatività, e in secondo se lo vedi come un mercato fiorente, potremmo dire, come vedi questo mercato fondamentalmente Il indie? mondo del videogioco. Parli del mercato del videogioco. Sì, 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 certo. In particolare Allora, l'indie in relazione a questa cosa. io innanzitutto premetto questo, non mi considero una figura formata, non sono arrivato, quindi qualsiasi cosa vi dirò Vabbè, adesso è parte del mio percorso certo. in divenire, che faccio insieme a voi, perché va bene, sono un attore di questo mercato, sono contento di essere arrivato a un certo punto, continuo anch'io la mia lotta e la mia scalata. Quello su cui sto riflettendo adesso con molta responsabilità è parte di questa riflessione che vi farò adesso e fa parte anche del prossimo gioco che stiamo realizzando, fa parte dei suoi messaggi. Eh, il mondo del videogioco cambia e quello che io sono cresciuto cercando di fare non esiste più, è morto, non esiste più. Io sono cresciuto negli anni 2000 giocando a dei giochi dicendo un giorno farò quei giochi, non si possono fare quei giochi lì. E credo che questa sia la cosa che ogni artista purtroppo scopre a un certo punto della sua carriera, come tu cresci con i film muti e a un certo punto ti rendi conto che sei negli anni '80 e non puoi farli i film muti, no? Non so come dire, no? E quindi vivi qualcosa che insegue qualcosa che non esiste più. Questo dovete assolutamente evitarlo. Voi non dovete chiedervi come fare quello che i vostri eroi hanno fatto. Voi dovete fare ciò che sentite importante adesso. E, tu mi hai chiesto di dare un consiglio agli indie, se fosse per un professionista magari non parlerei in questi termini, ma se parliamo della rinascita dell'indie, nessuno sa cosa succederà domani. Magari i videogiochi torneranno ad essere quelli di 20 anni fa, oppure i videogiochi saranno ancora diversi rispetto a quelli che sono adesso importanti. Non ne abbiamo la minima idea. Nessuno ha la palla di cristallo. Quello che dovete fare, secondo me, di fronte a queste due consapevolezze qui, è scrivete qualcosa, create qualcosa che è importante per le persone che avete intorno adesso. Se descrivete il momento, questa è una riflessione che recentemente una persona a me molto cara mi ha fatto. Se tu descrivi un momento, quello che descrivi è immortale, perché e sarà sempre importante descrivere un momento. E quindi artisticamente è importante non cercare di inseguire qualcun altro, è importante non comunicare qualcosa di morto e sepolto, è importante guardarsi intorno, essere curiosi rispetto alla realtà che avete intorno, perché nel descrivere quella, allora potete toccare qualcosa di immortale e potete in effetti realizzare qualcosa di valido e di profondo. È ovvio che questa è una prospettiva veramente artistica e poco professionale, però secondo me se fai questo mestiere non è per fare i soldi, perché ci sono tanti modi più efficienti per farlo. Se fai questo mestiere ti interessa quantomeno questa cosa che ho descritto, o almeno ti interessa salire sul palco delle tre. Il mio sogno era quello, adesso le tre non esiste più. Sì. E quindi che importa se le tre non esiste più? Mi piacerebbe salire sul palco dei Game Awards. Capite che cosa intendo dire?
Tenete a mente questa cosa, secondo me è importante. Allora, non so se ci sono già delle domande in chat, ma casomai non voglio finire sulla nota dell'IA, per cui se non hai voglia magari evitiamo. Perché No, in realtà, allora, dimmi. ho qualcosa da dire sulla questione IA. Sì. E il fatto che posso dire è che Terrorbane Viral, che è il seguito di Terrorbane, parla di questa cosa e lo fa con tutta la sensibilità e la responsabilità che sono riuscito e continuerò a cercare di avere nei confronti di questo tema difficilissimo. Senz'altro l'IA ha potenzialità incredibili e nello stesso tempo mostra la pochezza, la scarsità dei suoi mezzi, perché sembra proprio che questa incredibile singolarità che stanno cercando sia una fregnaccia. E non lo so, io voglio descrivere questo momento ora, adesso, e penso che lo farò nel seguito spirituale di Terrorbane. Okay. È una cosa su cui sto pensando molto. Ci sta. A questo punto finiamo con questa nota positiva, però dimmi tu dove fermarti. C'è qualcos'altro che puoi dirci su Terrorbane Viral? Sta arrivando? Allora, e quello che posso dirvi su Terrorbane Viral è che ci lavoriamo giorno e notte, nonostante tutte le difficoltà di questo momento storico, che se ve le ho dette è perché le provo sul mio progetto personale. E quindi è naturale, siamo lenti. Però quello che vi posso dire è che è Terrorbane che mantiene vivo quell'idea metanarrativa di giocare con le aspettative del pubblico, di giocare con un impianto metanarrativo, e che faremo veramente del nostro meglio per non essere mai quello che vi aspettate. E questo è una missione che per noi è centrale. Quindi anche se Terrorbane vi interessa poco oppure non fa per voi, teneteci d'occhio, perché quello che stiamo facendo in Viral io ne sono molto orgoglioso, e penso che magari potrebbe fare per voi, ecco. D'altra parte un indizio ce l'hai dato quando hai detto che non volevi fare più niente di simile a Terrorbane come impianto di sistemi, quindi immagino che la struttura sia poi molto diversa. Io mi sono dimenticato di dire una cosa che posso dire. Terrorbane Viral è molto diverso dal punto di vista di gameplay dall'originale Terrorbane. L'originale Terrorbane era un walking simulator, era simile a Stanley Parable in molti modi. Terrorbane Viral è un gioco roguelite, quindi c'è molto più giocato dentro a questa storia, però c'è una componente di storia molto importante, se no io che ci sto banalmente, e vogliamo fare in modo di sposare questa formula. Se dovessi descrivere, diciamo, vi darò l'elevator pitch che io porto a tutte le fiere per Terrorbane Viral, è Inscription, fondamentalmente con i virus e le IA. Più di così, dai, non mi dilungo, perché siamo ancora nel pieno dei lavori, c'è tanto da fare, e dobbiamo ancora discuterne con i publisher, quindi vi auguro tanto buon lavoro e grazie. Con tutta la calma necessaria e potenzialmente anche la serenità, nonostante il periodo, ma cerchiamo comunque di... Anni fa sarei stata l'ultima persona a dirlo, specialmente nella situazione in cui io personalmente, che tu sai in realtà mi trovo in questo momento, però cerchiamo di essere positivi. Ma è un mondo fatto, però sì, è qui, sì, è nostro. Ti leggo, in realtà recupero un attimo la chat.